Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi qui sul canale portiamo per la prima volta una Cupra, nello specifico una Formentor, grazie agli amici del concessionario Cupra Amicar di Bari. Ma facciamo un passo indietro, cos'è Cupra? Beh, l'azienda è nata qualche anno fa come divisione sportiva da una costola di Seat, il marchio spagnolo, dall'unione di due parole, Cup Racing, quindi un'anima veramente motorsport. Lo sappiamo, gli spagnoli leggono tutto come si scrive, quindi da Cup RA siamo arrivati a Cupra. Il nome di questa vettura, nello specifico Formentor, viene preso in prestito da una località turistica e naturalistica delle Baleari. A Maiorca c'è il Cap de Formentor e in particolar modo oggi proveremo qui sul canale la Cupra Formentor VZ. Anche qui un'ulteriore spiegazione perché in spagnolo veloce si dice veloz e quindi VZ sono le lettere che rappresentano questa versione, nello specifico 2000, 4 cilindri, 4 ruote motrici, 310 cavalli. Io non vedo l'ora di andarla a guidare, penso anche voi, però prima, come quest'auto rappresenta una nuova era per il brand, è il caso di dare un nuovo inizio a WeDrive. Però manca qualcosa. Molto meglio. Andiamo a provarla, dai. La Cupra Formentor è caratterizzata da un design aggressivo, a tratti del tutto inedito per la casa. Il frontale sicuramente incute timore in chi se la ritrova nello specchietto. Non è da tutti i SUV riuscirci. Ha un muso affilato con fanaleria full LED e una particolare firma luminosa per le luci diurne e gli indicatori, che punta al centro della griglia esagonale a forma di diamante, al cui centro campeggia il logo Cupra, incastonato in elementi 3D in nero lucido che ricordano nella forma la sigla VZ del modello. I dettagli aerodinamici del frontale comprendono anche delle profonde nervature sul cofano e le prese d'aria nella parte bassa del paraurti. Nella vista laterale ed in quella posteriore sono evidenti le linee inedite del design di questa Formentor. Una carrozzeria affilata ma allo stesso tempo imponente, con un cofano motore lungo ed un tetto spiovente verso il posteriore che termina a sbalzo. Interessante è la spalla della vettura molto pronunciata, che incattivisce la fiancata insieme ai cerchi in legare 19 pollici bicolore. Tutto ciò contribuisce a rendere la Formentor esteticamente dinamica e quasi compatta, nonostante i suoi 4,45 m di lunghezza per 1,84 m di larghezza ed 1,51 m di altezza. La vista posteriore è però quella più esteticamente innovativa, con il più importante elemento, l'illuminazione LED coast to coast con indicatori dinamici e decisamente scenografica, soprattutto in notturna. Il portellone cela un baule da 420 litri nella variante a trazione integrale, che salgono a 450 per le trazioni anteriore. In basso invece, prerogativa sportiva, i 4 cannoncini dell'impianto di scarico. Internamente la Formentor si discosta di molto dalla sorella a ruote alte prodotta dalla casa spagnola, sto parlando della Ateca. Da questo punto di vista infatti l'abitacolo somiglia decisamente alla generazione 2021 della Cupra Leon. Il volante ha delle dimensioni piuttosto generose, veramente bello da impugnare anche nella guida sportiva grazie all'impugnatura in pelle traforata, abbiamo il fondo piatto da vera auto pepata, e ci sono tanti dettagli che richiamano un po' questo color rame che è il leitmotiv tutto intorno alla vettura. Abbiamo le cuciture all'interno della corona, delle cornici sui raggi e sono molto accattivanti anche i due pulsanti che si trovano sotto i raggi. Sulla destra c'è il pulsante per lo start, quindi per avviare la vettura, sulla sinistra con il logo Cupra richiamato abbiamo un pulsante che per ogni singola pressione ci fa navigare attraverso i 5 diversi driving mode. Diciamo, forse avremmo preferito un po' meno pulsanti sui raggi del volante perché, badate bene, si controlla tutto da qui, quindi non è per forza un male, perché sono anche ben razionalizzati. Perché si controlla tutto da qui? Perché al centro campeggia il display dell'infotainment da 12,3 pollici che è completamente a sfioramento, anche la parte inferiore dalla quale si controlla con il tocco l'aria condizionata, per il clima automatico bizona, ma anche il volume dei media o anche lo spegnimento per mettere in muto la radio stessa. Inoltre si controllano a sfioramento le luci d'ambiente, quindi per gli interni, ma anche quelle della parte bassa dietro il volante per l'illuminazione esterna. L'unica eccezione fisica di queste funzionalità la troviamo al centro sul tunnel, dove abbiamo il piccolo selettore del cambio automatico DSG Shift by Wire, quindi molto piccolo, ma anche il pulsante per togliere o immettere lo start and stop, l'e-brake, la chiusura delle portiere centralizzata e anche il pulsante per il disinserimento dell'ESC per divertirsi a dovere.
I sedili sono incredibilmente avvolgenti, quest'auto ha in dotazione gli interni misti in tessuto e similpelle, sono veramente tanto contenitivi e ho anche le regolazioni elettriche per quanto riguarda la posizione di guida. A proposito di materiali all'interno dell'abitacolo, devo dirvi che i pannelli porta hanno delle plastiche purtroppo un po' rigide nella parte alta e bassa, al centro i materiali diventano molto più piacevoli al tatto, come anche per la parte alta della plancia. A proposito della plancia, due note veramente positive. La prima sta nel fatto che le bocchette del clima automatico hanno una cornice sempre in color rame che richiama appunto, come vedete ancora una volta, la colorazione by Cupra. Hanno una forma inedita per questo SUV, ma non solo, perché tutto intorno sulla superficie davanti agli occhi di chi guida e di chi gli siede accanto abbiamo una fascia LED luminosa che praticamente abbraccia gli occupanti anteriori, che non ha solamente una funzione estetica data dalle varie tonalità che si possono scegliere all'interno del sistema infotainment. Infatti sui pannelli porta negli angoli continua questa fascia luminosa e ha due funzioni molto utili nella vita quotidiana, le ho testate personalmente. Infatti quando il LED si illumina un po' più di intensità di luce gialla, vuol dire che coadiuvando la spia che si trova sulle calotte degli specchietti entra in azione il bliss, quindi il sensore dell'angolo cieco che ci avvisa che una vettura sta sopraggiungendo alle nostre spalle. Se invece siamo fermi, a motore acceso magari, e il passeggero sta scendendo dalla vettura, il LED sulla portiera si illuminerà di rosso per dirgli stai attento perché mentre apri la portiera potrebbe sopraggiungere un'altra automobile o un ciclista e farsi seriamente male. Torniamo un attimo a parlare della posizione di guida. Come vi ho detto, regolabile elettricamente, posso sedermi molto in basso per renderla, diciamolo, più coinvolgente e in generale da qui ho tutto sotto controllo. Chiaramente la vettura ha delle forme molto particolari, molto innovative tra l'altro ed aggressive. Ci vengono in aiuto per eventuali disguidi di visibilità diversi sistemi, nel senso che chiaramente il lunotto posteriore toglie un pochino di visibilità nelle manovre, ma abbiamo la telecamera a 180 gradi e anche i sensori a 360. Per quanto riguarda l'anteriore, i montanti sono leggermente larghi, ma dal livello di superficie vetrata non ho grossi problemi. L'unico forse problema all'inizio per abituarsi a conoscere la Cupra Formentor sta nella forma del cofano. Un cofano davvero autosportiva, sporgente, imponente, in poche parole lungo, che in fase di manovra potrebbe essere un minimo problematico, però sul configuratore di Cupra è disponibile la telecamera a 360 gradi che dona un po' la visuale a volo d'uccello. Vi ho parlato di come si sta davanti, vi ho parlato di come vedo davanti e di come vedo dietro. E a proposito del posteriore, com'è che si sta là dietro? Beh Carlo, devo dire, qui dietro si sta molto bene. Mi ha stupito il fatto che io abbia a disposizione così tanto spazio per le gambe, perché ho settato il sedile anteriore nella mia e nella tua posizione di guida, ma anche per la testa. Vista l'inclinazione del tetto mi aspettavo molto peggio. Anche l'accesso a bordo è stato facile, c'è uno scalino di accesso leggermente alto ma non troppo intrusivo, almeno non quanto il tunnel centrale, perché trazione integrale, come sai meglio di me tu che stai guidando questa Formentor, beato te, è molto ma molto alto. Ora che sono qui al centro noto anche che abbiamo due bocchette dedicate ai passeggeri posteriori, la regolazione della temperatura caldo-freddo di mezzo grado in mezzo grado e anche due prese USB-C. I sedili sono meno avvolgenti che nell'anteriore ma ugualmente morbidi e anche i tessuti e le superfici e i materiali scelti richiamano molto ciò che troviamo nella parte anteriore. Una piccola nota negativa devo farla purtroppo, perché i sedili sportivi sono bellissimi da vedere ma forse tolgono un po' di visuale per chi siede qui sul divanetto posteriore. La tecnologia ha un ruolo quasi centrale nell'abitacolo della Formentor. Guidatore e passeggero godono della presenza di due grandi display di serie da 10 pollici per infotainment e Cupra Virtual Cockpit. La protagonista del nostro test però monta l'infotainment da 12 pollici della navigazione VZ, di serie sulla 310 cavalli ma optional per altre versioni. A proposito, sul nostro sito wedrive.tv trovate la lista completa di equipaggiamenti della Formentor che abbiamo testato, comparata con i prezzi e gli allestimenti delle altre versioni in gamma Cupra. Il display dà accesso ad infinite configurazioni, con i classici sistemi di connettività, media e navigatore, ma anche con la personalizzazione dell'illuminazione d'ambiente. Da qui sono anche controllabili gli ADAS come il mantenimento di corsia, il cruise control adattivo, la frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni, i sistemi di avvertimento dell'angolo cieco, oltre a 7 airbag e rilevamento della stanchezza. La tecnologia di bordo comprende inoltre 4 prese USB-C, la ricarica wireless e la connettività wireless.
Inoltre possono essere scelti 5 diversi drive profiles: Comfort, Off-Road, Individual, Sport e Cupra, la nostra preferita. Certo, in modalità Cupra è un po' difficile raggiungere gli 8,5 litri su 100 km nel ciclo combinato VLTP, come dichiara la casa, però abbiamo cercato di trattenerci e siamo riusciti di media a fare i 9 litri. Il produttore richiede inoltre 194 grammi di CO2 per chilometro, però questa è una Cupra e per una volta il piede d'oro l'abbiamo deliberatamente lasciato a casa. VZ però, come vi ho detto all'inizio di questo test drive, è l'abbreviativo spagnolo di veloz, veloce, quindi la domanda sorge spontanea: quanto è veloce la Cupra? Beh, adesso chiaramente non mi metterò a gareggiare con chi mi circonda perché è vietato, però con il pulsante di Driving Mode passo prima a Sport e poi a Cupra per rendere il suono della vettura un po' più presente, a breve parleremo anche di questo, per appunto entrare un po' in assetto dinamico e parlare di come si comporta questa vettura. La Formentor che stiamo provando infatti monta il motore 2000 TSI 4 cilindri da ben 310 cavalli, capace di sprigionare 400 Nm di coppia massima a 2000 giri, un dato veramente niente male se consideriamo che è un'auto a benzina. Ho messo in Cupra che tra le varie funzionalità, come scoprirete nel nostro video infotainment qui in alto nelle schede, permette di aumentare il sound all'interno dell'abitacolo. Vi piace, non vi piace? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, però sicuramente rende l'esperienza più coinvolgente sentire questo borbottio, perché l'ho messa in Cupra, sentite un po'. È molto interessante. Questa vettura ha una velocità massima dichiarata, perché non l'abbiamo provata sulle strade italiane, di 250 km/h con un'accelerazione nello 0-100 di 4,9 secondi, veramente divertente. A questo chiaramente contribuisce il fatto che la vettura è dotata della trazione integrale 4Drive. Tra l'altro nel frattempo sento gli scoppietti dello scarico, spero si senta nel microfono. Al di là di tutto, siamo arrivati al limite di velocità. Dicevo, questa trazione integrale 4Drive, non fraintendetemi, non va a sopperire l'altezza della vettura, che è pur sempre un SUV, e quindi nelle curve più sostenute un minimo di rollio lo fa sentire, però in termini di stabilità la tiene seriamente incollata a terra. Ragazzi, vi dico che qualche giorno fa con gli altri l'ho portata in una strada chiusa al traffico, abbiamo pregato in 15 lingue diverse, non si è scollata minimamente, è stata veramente interessante da provare e veramente un bel lavoro da parte degli ingegneri di Cupra. Parliamo un po', nel frattempo mi diverto un po' insieme a voi, degli altri elementi che rendono effettivamente divertente questa vettura. Beh, lo sterzo tarabile sempre dai drive profiles all'interno del sistema infotainment, insieme alle sospensioni che assorbono bene le asperità, ma anche al cambio automatico DSG 7 rapporti doppia frizione, si sente che è tarato più per il comfort di viaggio che per altro, però effettivamente poter utilizzare i pedal per le cambiate in alcuni momenti fa togliere qualche bella soddisfazione. Sicuramente un must per la Formentor è l'impianto frenante Brembo di cui è dotata la versione che stiamo provando. Chiaramente è un optional dal costo di 2.250 euro, che non sono pochi, certo, ma fidatevi che restituiscono tutto in termini di prestazioni. Hanno un mordente incredibile, all'anteriore nello specifico abbiamo pinza color rame a 4 pistoncini e dischi forati ventilati da 375 mm, veramente eccezionale come sistema di freni. Questo sound all'interno dell'abitacolo sarà anche finto, sarà anche aumentato, però mi sto comunque divertendo tanto, il che su un SUV è un'esperienza veramente, veramente rara. Torno un po' tranquillo, dai, facciamo scendere i giri del motore, tiriamo un po' le conclusioni di questa vettura
Ci è piaciuta veramente tanto, abbiamo avuto modo di provarla in diverse situazioni nei giorni in prova grazie agli amici di Cupra Amicar Bari. Questa volta però non vi porterò a scoprire i WeDrive Points perché sul nostro sito rinnovato insieme al nostro aspetto e alla nostra anima potete trovare effettivamente il punteggio che abbiamo deciso di dare a questa vettura. Il nome è sempre quello, wedrive.tv, come tutti i nostri account social che trovate chiaramente anche in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, se la Cupra vi piace, fatecelo sapere con un like, commentando, e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche. Adesso io ho raggiunto un'altra strada chiusa al traffico, perdonatemi ma devo andare a divertirmi un altro po'.